The Road to Harvest Food from Across the Ocean. Letteralmente la strada per raccogliere cibo dall'altra parte dell'oceano. È un gioco gestionale / manageriale con una struttura e delle meccaniche molto semplici ma davvero coinvolgenti, in grado di assicurare un intrattenimento di diverse ore. Il gioco è stato sviluppato dalla Muchi Games, un modesto studio cinese che si occupa di produrre giochi indie, con i quali raccontare una storia e condividere un'idea, ovvero quella di intrattenere i giocatori e allo stesso tempo trasmettere una maggiore conoscenza e consapevolezza. In questo titolo ci troviamo a vestire i panni di uno stagista che lavora presso l'ufficio del guardiano del raccolto. Durante il nostro lavoro veniamo contattati da una sorta di leader, per il quale a quanto pare lavorano tutti i vari guardiani dell'universo, che ci esorta ad indagare sulla situazione di una certa terra, la numero 66. Sembra infatti che il guardiano del raccolto di questa terra non sia al suo posto e chiede quindi a noi di sostituirlo. Una volta scelto l'aspetto con il quale presentarci agli abitanti della Terra, il nostro compito sarà quello di indagare le abitudini alimentari e culinarie tipiche delle più grandi città dell'epoca. Dopo una veloce analisi tra gli abitanti di Parigi, nostra città di partenza, saremo in grado di viaggiare in giro per il Mediterraneo. Fin da subito, infatti, potremo disporre di una nave e del denaro, che ci permetteranno di navigare i mari e scambiare risorse importanti e uniche, almeno per il momento, tra le città. Ogni volta che ci troveremo in città potremo interagire, anche se in maniera limitata, con gli abitanti che si aggirano per il mercato, alla locanda o presso la corporazione cittadina. Ed in ognuno di questi luoghi sarà bene avere del denaro con noi, in quanto necessario per comprare nuove informazioni utili per la storia del gioco. Anche visitando gli stessi pochi luoghi, questa parte del gioco non risulta noiosa grazie appunto alla caratterizzazione accurata delle persone che indossano abiti tradizionali, così come del paesaggio che risulta vario e colorato. Inoltre tutto ciò è accompagnato da una storia interessante e gradevole, con sequenze e testi in stile visual novel e da una traduzione in inglese abbastanza accurata. Andando avanti nella storia sbloccheremo poi nuove zone navigabili e di conseguenza nuove città da visitare. Ci sono circa 15 città in tutto il mondo, quindi c'è molto da vedere. Il nostro obiettivo principale comunque si rivela essere quello di aiutare le persone ad accedere a piatti culinari più sostanziosi e ad una dieta complessiva più salutare, in grado di favorirne la crescita e lo sviluppo. Ed è qui che assume un ruolo importante non solo il commercio, ma anche la possibilità di costruire nuove aree coltivabili, nonché strutture in grado di produrre materie prime, utili per la creazione di ricette da sbloccare in gioco e con i quali poter poi creare delle combinazioni uniche di piatti ricchi e nutrienti.
Per far ciò avremo bisogno di incontrare nuovi personaggi, dei cuochi dilettanti che ci aiuteranno non solo a cucinare le ricette apprese, ma anche a modificarle. Infine sarà nostro il compito principale di diffondere queste nuove ricette e assicurarci che la produzione e lo stoccaggio delle risorse necessarie alla loro creazione non manchi mai, così da garantire anche un certo livello di sfida per quei giocatori più ambiziosi. Ogni informazione ottenuta viene poi conservata in appositi libri consultabili in qualsiasi momento e dove possiamo trovare anche degli interessantissimi resoconti sulle origini degli alimenti, così come delle brevi storie sul tipo di cucina dell'epoca e sul significato intrinseco del mangiare insieme. Dettagli che sicuramente rendono l'atmosfera più coinvolgente. A conclusione possiamo tranquillamente dire che questo gioco si differenzia dagli altri tipici gestionali manageriali. Difatti il gioco, più che essere indirizzato al profitto del giocatore, cerca di portare lo stesso a commerciare con i residenti locali con lo scopo preciso di aiutare la diffusione di nuovi metodi di alimentazione, sconosciuti fino ad allora, fornendo inoltre al giocatore una visione d'insieme delle abitudini culinarie del tempo. Anche se il gioco, come già detto, risulta essere semplice nella sua esecuzione e a lungo andare risulta ripetitivo, l'aggiunta di personaggi chiave da ricercare e affiancare al nostro viaggio permette alla trama di fondersi di cultura e storia, così come la gestione delle risorse ci pone qualche sfida ulteriore aumentando via via di complessità. Infine, ci tengo a sottolineare che questo gioco va inteso per quello che è, un viaggio in un'epoca storica lontana e pregna di cultura artistica, dovuta anche alla nascita di nuove rotte commerciali che hanno avvicinato culture lontane tra loro e caratterizzata da un'industria nascente. Ma è anche un viaggio in un mondo dove l'alimentazione altro non era che il semplice soddisfare il fabbisogno quotidiano necessario per il sostentamento. Un viaggio che non possiamo sapere quanto tempo ci prenderà, ma che al suo termine, son sicuro, avrà piantato i semi della conoscenza dentro di noi. Da lì in poi portarli a germinazione spetta a noi.